L'ottava sessione è iniziata con la ripresa dell'attacco al demone degli occhi nella sua stanza della rocca. Il paladino, il nano barbaro e la canaglia, indossando gli amuleti del serpente che avevano recuperato dai nemici sconfitti, erano stati in grado di attraversare il ponte di luce e, giunti al portone nella montagna, si erano visti sbarrare la strada e quindi l'ingresso nella stanza del demone sia dai due nuovi Drow, uno dei quali armato con equipaggiamento superiore ai precedenti che avevano affrontato, sia dai due goblin armati con le tipiche lame squarciacavalli. I due occhi volanti rimasti, ovvero l'ultimo del gruppo di occhi piccoli e quello grande come un gatto, stavano volteggiando sopra i tre eroi, fungendo da tramite per il demone che stava ancora al sicuro nella hall, dove ancora lo strano rituale stava proseguendo. Nel frattempo, al piano terra, gli altri del gruppo, ovvero i due mezzelfi, il guerriero e il ranger, lo gnomo stregone e il druido, stavano cercando di salire sfruttando la corda che la canaglia aveva calato precedentemente. Ma nella fretta i giocatori avevano scordato di ricontrollare dentro il portone al piano terra, dove un gruppo di goblin era in attesa solo di un segnale per tendere l'agguato alle spalle. Ok, tutto è pronto adesso. E quindi tempo che a parlare siano i dadi nello scontro finale contro il demone degli occhi. Ed eccoci in live. Il nuovo turno inizia con chi ha l'iniziativa più alta, ovvero il druido, che usa arco voltaico e colpisce due occhietti volanti. Il piccolo occhio cade quindi al suolo per i troppi danni subiti e adesso rimane solo un osservatore per il demone. Proprio il demone è il successivo ad agire e prima avvicina il grande occhio volante ai suoi nemici, usandolo poi come suo tramite colpisce il gruppetto con un incantesimo vocale. Sanguinante per le ferite subite precedentemente e colpito nuovamente, il nano non demorde e come una furia durante il suo turno attacca il nobile Drow che gli blocca l'ingresso nella stanza, porta con successo due attacchi devastanti e poi decide di provare con la sola forza bruta a spingere a terra il nemico, che cade prono, ma non sconfitto. Ed infatti è proprio il momento del nobile Drow che si rialza e arretra per riorganizzarsi, alzando anche il proprio scudo di metallo in difesa. È il turno dei due goblin. Il primo si muove a chiudere l'ingresso e attacca due volte il nano senza riuscire mai a colpirlo. Il secondo invece si riposiziona e poi inizia a soffiare in un corno da caccia. Ad agire ora è il mezzelfo guerriero, Caliban, che adesso può muoversi. Vorrebbe raggiungere la mischia, ma deve prima arrampicarsi sulla corda e poi riuscire a trovare il modo di superare i due nemici. Ed entrambe le azioni hanno un esito positivo e può quindi attaccare il Drow alle spalle, ma il suo attacco è un 1. A questo servono i punti eroe. Decide quindi di usarlo e ritirare l'attacco e colpisce con un 19, facendo un critico quindi. Il Drow muore per i danni subiti dal colpo. È quindi il turno di Trigger, lo gnomo stregone, che ci pensa un po' su e decide che l'incantesimo adatto al momento è l'arma magica ed utilizza le sue abilità di miglioramento dell'incantesimo per poter lanciare tale incanto sull'arma del paladino Revan. È proprio Revan il paladino ad agire adesso. Ha un goblin che lo fronteggia e prova a colpirlo non una, ma due volte. Entrambe le volte manca il bersaglio nonostante il bonus dell'arma magica. Come ultimo tentativo quindi prova a spingere il goblin indietro per far guadagnare spazio ai compagni, ma il goblin è intenzionato a non cedere terreno e non si muove. Kylen, il mezzelfo ranger, ha l'opportunità di colpire con il soffido arco quel maledetto occhio che flutta sopra di lui. Esegue quindi un attacco del cacciatore e due frecce partono verso il bersaglio, ma il primo tiro del dado è osceno e Kylen decide di usare un punto eroe per ritentare la sorte. Incredibilmente, anche stavolta, da un dado veramente pessimo si passa ad un critico sul bersaglio. La seconda freccia manca al bersaglio e anche il successivo attacco normale non ha buona sorte. Visti gli strani rumori che arrivano dall'ingresso della grotta lì vicino, decide quindi di posare l'arco ed impugnare la spada come terza azione. Ultimo ad agire nel turno è Artemis. L'eroica canaglia è ancora sanguinante per colpa dell'incantesimo subito, turni addietro, dal demone. Si muove quindi avanti e raggiunge il goblin per attaccarlo. Il colpo risulta in un critico e il goblin muore per i troppi danni subiti. Artemis decide che non è ancora il caso di stare in prima linea e quindi, con la terza azione, decide di defilarsi nuovamente alle spalle del paladino. Inizia un nuovo turno di combattimento. Ad agire per primo è sempre il druido Alcadio,
che, valutando i pericoli, decide prima di comandare al suo fido lupo di muoversi verso l'ingresso della grotta e poi, con le azioni rimanenti, opta per colpire l'occhio fluttuante, considerato un pericoloso tramite del demone, con un arco elettrico. La mano adesso passa al demone, che con un incantesimo prova a colpire il mezzelfo Caliban, ma il suo tiro per colpire è veramente basso e purtroppo, per lui, non per i giocatori, non esistono punti cattivoni da usare per ritirare i dadi. Come ultima mossa, quindi, si avvicina al pozzo del rituale per cercare di mettere distanza tra lui e gli arrembanti eroi. Valandil, il nano, ancora sanguinante, non esita un attimo e si dirige come una furia sul primo nemico a portata, il Goblin. Un attacco violentissimo uccide il Goblin, che non potrà più suonare il corno. Rimane quindi una sola azione e Valandil decide di tentare un ulteriore attacco contro il Drow Highborn, ma al netto di tutti i modificatori l'attacco fallisce. Il Drow ha appena scansato un attacco del nano e non resta certo con le mani in mano ad aspettare. Come prima azione beve una pozione di guarigione. Poi attacca il nano Valandil e lo colpisce. Infine, come ultima azione, alza il suo scudo di ferro a protezione. Caliban adesso punta il Drow, gli gira intorno e lo attacca sfruttando la situazione favorevole, ma il Drow para il colpo usando lo scudo. Invece di eseguire altri attacchi sul Drow, Caliban si sposta verso il demone con l'ultima azione, per cercare di chiudergli gli spazi. Trigger, lo gnomo, ha un obiettivo certo adesso: friggere quell'occhio che fluttua alto sopra di lui. Senza altri indugi, quindi, lancia un arco voltaico sull'occhio, che cade al suolo morente. E mentre il gruppo festeggia la morte del famiglio ostile, ecco che un gruppo di goblin spunta dalla grotta e li attacca senza dar tregua. Si scaturisce una mischia, dove Trigger viene colpito 2 volte dalle famigerate frecce nere, mentre Kylen subisce una ferita del lama goblin. Adesso il combattimento infuria anche al piano terra. Revan si unisce alla mischia contro il Drow. Con la prima azione lo raggiunge e poi sferra 2 attacchi micidiali, entrambi a segno. Kylen è accerchiato, si gira verso il primo goblin e lo attacca con tutta la rabbia possibile, ma il dado è un 1. Anche Kylen però ha il punto eroe, quindi lo usa, ritira e colpisce il goblin. Chiude il sesto turno Artemis, che ancora sanguinante corre verso il Drow e tenta di colpirlo con un doppio attacco. Il druido lancia zanna magica sul proprio fido lupo e gli ordina di attaccare il goblin già ferito da Kylen. Il lupo attacca e uccide il goblin. Sta al demone. Prima aggredisce con Biting Words Caliban, ma non riesce a colpirlo. Poi lancia oscurità addosso al mezzelfo stesso, che prima di cadere nell'ombra più nera riesce però a sfruttare l'occasione e colpisce con l'attacco d'opportunità il potente mostro. Valandil prima con un potente colpo uccide il Drow e poi corre verso l'altro lato del pozzo del rituale per chiudere la strada al demone. Caliban nell'oscurità tenta una manovra a sorpresa, ovvero spingere il demone fuori dal buio, e ha successo nella prova d'atletica, e poi attacca il demone 2 volte, entrambe a segno. L'arco voltaico di Trigger fa strage dei goblin arcieri. Trigger festeggia la sua vendetta. I goblin rimasti attaccano ben 5 volte Kylen, colpendolo 2 volte. Uno dei 2 poi prova a scappare via vista la situazione. Revan non ha indugi. Il suo turno corre fino ad arrivare dietro al demone, girando attorno al pozzo del rituale e lo colpisce con un fendente. Artemis corre vicino al nano e da lì scaglia una pietra addosso al demone con un incantesimo di telecinesi. È tempo di vendetta per Kylen. I goblin cadono sotto i suoi colpi. Il loro agguato è fallito. Inizia l'8º turno di combattimento. Il druido si controlla intorno e, resosi conto che i pericoli vicini sono tutti neutralizzati, si avvicina alla corda per salire in aiuto dei compagni. Ma adesso è il momento del demone. Circondato e ferito, sa che non può sbagliare. Decide quindi, con la prima azione, di colpire il nano con le sue parole mordaci e il terzo uso. Il paladino vede l'opportunità e usa il suo colpo punitivo contro il demone, ma fa 1 al danno. E anche il paladino fa uso del punto eroe. Il demone è sorpreso, ma ha ancora un asso nella manica, un incantesimo in grado di colpire tutti quelli attorno, facendo un sacco di danno.
ovvero la versione potenziata di coro concordante. 6 dadi da 4 a tutte le persone vicine. Caliban usa il suo attacco d'opportunità e colpisce il demone, che svanisce senza poter lasciare il suo incanto. Lo scontro è finito. Gli eroi sono padroni della rocca, ma il demone sarà veramente stato sconfitto?